Dall'inizio dell'anno a oggi l'Etna ha dimostrato in più occasioni di voler dare spettacolo. Qualche settimana di attività, poi un attimo di pausa e poi di nuovo ancora fuochi d'artificio. Questo vuol dire un'enorme quantità di fumi e ceneri disperse in atmosfera e queste hanno effetti anche sul clima. Vediamo come. Facciamo un viaggio nel tempo. Siamo nel 1883, a est di Giava. L'esplosione del Krakatoa ha generato un boato che è stato udito a oltre 5.000 km di distanza e causato uno tsunami che è costato la vita a oltre 36.000 persone. Durante l'esplosione espulse circa 21 km cubi di materiali e le ceneri, rimaste in sospensione in atmosfera, riflettendo il sole, hanno causato un abbassamento della temperatura di circa 1 grado per alcuni anni. Le ceneri vulcaniche ricche di solfati modificano l'albedo delle nuvole, cioè la loro capacità di riflettere i raggi del sole. Il sole scalda la Terra, ma in condizioni di effetto serra normali, circa il 30% della radiazione solare viene di nuovo rimbalzata verso lo spazio e questo permette di mantenere un certo equilibrio di temperature sul pianeta. L'uomo ha fatto di tutto per cercare di rovinare questo equilibrio aumentando l'effetto serra. Le grandi eruzioni vulcaniche ci aiutano a tamponare la situazione, ma quelle più piccole, quelle più vicine a noi, l'Etna è il più alto vulcano attivo d'Europa, ma il suo genere di attività di solito non è così violenta come quella del Krakatoa o come quella di quel vulcano islandese che nel 2010 ha bloccato il traffico aereo di quasi tutta Europa con una nuvola di cenere. Eppure spesso rilascia grandi quantità di fumi e di ceneri in atmosfera. Anche queste hanno un effetto sul clima? Sì, ma in maniera diversa. La quantità di ceneri e di fumi disperse di solito non sarebbe sufficiente ad avere effetti significativi se non su una piccola superficie e per brevi periodi. Però gran parte di queste ceneri cade in mare e cadendo in mare concima il fitoplancton. Il fitoplancton, a sua volta, è in grado di modificare a livello chimico l'aerosol marino. L'aerosol sono quei leggeri spruzzi che si formano a causa del vento che infrange le onde e trascina una parte dell'umidità in atmosfera. Anche l'aerosol modificato dal fitoplancton, come le ceneri vulcaniche, è in grado di modificare l'albedo delle nuvole. Quindi anche le attività vulcaniche minori agiscono sul clima. Rimane da verificare ancora una cosa, cioè se è vero anche il contrario. L'aumento delle temperature aumenta l'attività vulcanica? Anche se a logica verrebbe da pensare che l'energia proveniente dal Sole che non viene rimbalzata nello spazio faccia aumentare le temperature anche del sottosuolo, al momento non c'è nessuna evidenza che questo stia succedendo. Vedremo in futuro. Se questo video ti è piaciuto, considera l'idea di condividerlo con un amico, oppure di lasciare un commento o iscriverti al canale. Alla prossima! L'Etna è il più alto vulcano attivo d'Europa, ma il suo genere di attività di solito non è così violenta come quella del Krakatoa o come quella di quel vulcano islandese che nel 2010